Nella lezione di oggi ti spiego come usare i pronomi diretti in italiano. Ti spiegherò perché è fondamentale usarli per esprimerti in italiano in modo più fluente e naturale e ti mostrerò tanti esempi per aiutarti a capirli meglio. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri e questo è Accademia Italica, il mio canale nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sulle prossime lezioni. Anche per il video di oggi ho creato un documento in PDF completamente gratuito che puoi scaricare semplicemente cliccando il link nella descrizione del video. Oggi ti spiego tutti i segreti dei pronomi diretti in italiano. Questo è un argomento che di solito si studia a un livello principiante, ma che può causare delle difficoltà, soprattutto nel parlato, anche a studenti di livello intermedio o avanzato. Quindi, anche se hai un livello un po' più alto del principiante o dell'intermedio, ti consiglio di guardare il video fino alla fine perché potrebbe essere un utile ripasso. Iniziamo parlando della funzione dei pronomi diretti. Cosa sono? A cosa servono? La funzione principale di un pronome diretto è quella di sostituire un oggetto diretto, evitando una ripetizione inutile. Quindi questo oggetto deve essere già stato menzionato. Solitamente i pronomi diretti sono usati quando il verbo della frase è transitivo e regge un complemento oggetto diretto, senza una preposizione, perché quando abbiamo una preposizione dobbiamo usare un'altra categoria di pronomi, i pronomi indiretti, su cui farò un video in futuro. Quindi possiamo dire che i pronomi diretti ci aiutano a rispondere alla domanda chi, che cosa. Alcuni dei verbi più comuni che generalmente reggono un complemento oggetto diretto sono mangiare, bere, chiamare, conoscere, scegliere, vedere, guardare, leggere, aiutare. Tutti questi verbi sono transitivi, quindi reggono un complemento oggetto diretto che può essere sostituito da un pronome diretto. Vediamo subito degli esempi pratici. Immaginiamo questo dialogo. Guardate la TV tutti i giorni? No, guardiamo la TV solo il sabato e la domenica. C'è qualcosa di strano in questa risposta. È un po' ripetitiva. Sappiamo già che stiamo parlando della TV. Quindi perché dobbiamo ripetere questo complemento oggetto diretto? Possiamo sostituire la TV con un pronome diretto. Il pronome diretto la. La risposta più naturale sarebbe no, la guardiamo solo il sabato e la domenica. La sostituisce la TV. Oppure vediamo quest'altra frase. Anche se mi piace il gelato, mangio raramente il gelato. Anche qui c'è un oggetto che è stato ripetuto. Possiamo rendere questa frase molto più scorrevole, molto più naturale, sostituendo l'oggetto con un pronome diretto. Il gelato è un oggetto maschile e singolare, quindi possiamo sostituirlo con lo. Anche se mi piace il gelato, lo mangio raramente. Quindi abbiamo visto qual è la funzione di questi pronomi. Ci aiutano a rendere le nostre frasi più naturali,
Ma ora vediamo quali sono i pronomi diretti. Come puoi vedere da questa tabella, a ogni pronome personale, come io, tu, lui, lei, noi, voi e loro, corrisponde un pronome oggetto diretto. I pronomi diretti sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li e le. Dobbiamo fare particolarmente attenzione ai pronomi di terza persona, perché abbiamo una distinzione tra pronomi diretti singolari, lo e la, e pronomi diretti plurali, li e le. E ora che abbiamo visto quali sono i pronomi diretti, iniziamo subito a vedere qualche esempio. Parli il francese? Non lo parlo, ma lo capisco. Qui ho sostituito 2 volte l'oggetto diretto, il francese, con il pronome diretto lo, perché il francese è un oggetto singolare maschile, quindi possiamo sostituirlo con un pronome diretto per evitare di doverlo ripetere. Conosci Carlo e Valerio? Sì, li conosco bene, li conosco bene. Sarebbe inutile ripetere Carlo e Valerio, li abbiamo già menzionati, quindi possiamo sostituire questo oggetto plurale, sono 2 uomini, con il pronome diretto li conosco bene. Vediamo qualche esempio con i pronomi femminili. Amo la musica classica e l'ascolto spesso, la ascolto spesso, la musica. Sara ed Elisa sono 2 amiche molto care e le vedo tutte le settimane, le vedo. Qui posso sostituire Sara ed Elisa, che sono 2 donne, con il pronome diretto le. Come hai potuto notare da questi primi esempi, i pronomi diretti si usano quasi sempre prima del verbo. Tuttavia, non è sempre così. I pronomi diretti, come tutti gli altri pronomi della lingua italiana, vanno sempre prima del verbo, tranne quando questo è all'infinito, al gerundio o all'imperativo. Vediamo un esempio con l'infinito. Questa torta è deliziosa. Ti consiglio di assaggiarla. Ti consiglio di assaggiarla. Il verbo assaggiare è all'infinito, quindi il pronome diretto la è stato spostato alla fine del verbo, formando un'unica parola. C'è un ventilatore sul tavolo. Accendendolo dovresti sentire meno caldo. Accendendolo. Questo verbo, il verbo accendere, è coniugato al gerundio nell'esempio. Quindi anche in questo caso il pronome oggetto diretto lo, che sostituisce il ventilatore, va alla fine del verbo, formando un'unica parola. E ora un esempio con l'imperativo. Il vestito rosso ti sta benissimo, compralo. Il vestito rosso ti sta benissimo, compralo. Questo verbo è all'imperativo e anche qui mettiamo il pronome lo alla fine del verbo. Quindi ricorda, con tutti gli altri modi verbali come l'indicativo, il condizionale, il congiuntivo, i pronomi vanno sempre prima del verbo. Tuttavia, c'è un'ultima eccezione di cui voglio parlarti. Con i verbi modali come dovere, volere e potere, possiamo scegliere la posizione del pronome. Per esempio, ho tanti compiti da fare e devo finirli per domani. Questa frase è corretta, ma possiamo dire anche ho tanti compiti da fare e li devo finire per domani. Non c'è nessuna differenza. Dato che abbiamo il verbo dovere, il pronome può andare prima del verbo modale
o dopo il verbo successivo. Sembra un film interessante e vorrei vederlo. È come dire, sembra un film interessante e lo vorrei vedere. Un'altra regola importante da ricordare che riguarda i pronomi diretti è la seguente. Se si usa un pronome diretto di terza persona, lo, la, li, le, con un tempo composto, bisogna concordare il participio passato per genere e numero con l'oggetto. Per esempio, avevo bisogno di un nuovo computer, quindi l'ho comprato. L'ho comprato. Come possiamo vedere, il participio passato del verbo comprare, comprato, concorda con l'oggetto. Abbiamo un tempo composto, come il passato prossimo, in questa frase, con un pronome diretto prima del verbo. Dobbiamo fare questa concordanza tra l'oggetto e il participio passato. Questo è molto importante. Vediamo un altro esempio. Hai mai visitato la Liguria? No, non l'ho mai visitata. Non l'ho mai visitata. Anche in questa frase abbiamo un tempo composto, il passato prossimo, con un ausiliare e un participio, e il participio concorda con l'oggetto, che è singolare femminile, la Liguria, che è una regione italiana. Quindi dobbiamo dire non l'ho mai visitata, visitata. Adesso vediamo un paio di esempi con oggetti plurali. Ho sporcato i vestiti, ma poi li ho lavati. Li ho lavati. Qui il participio passato concorda con l'oggetto che è maschile e plurale, i vestiti. Li ho lavati. C'erano 10 birre in frigorifero, ma mio marito le ha bevute tutte. Mio marito le ha bevute tutte. Qui il participio passato del verbo bere è concordato con l'oggetto femminile plurale, le birre. Le birre le ha bevute tutte mio marito. Come forse hai notato guardando questi esempi, in tutti i casi in cui abbiamo i pronomi lo e la prima di un verbo al passato prossimo, ma la regola vale anche per gli altri tempi composti, usiamo la forma contratta L apostrofo. Quindi diciamo l'ho comprato, l'ho visitata. Questa forma contratta non la usiamo con i pronomi plurali li e le. Non si usa. Inoltre, questa regola che ti ho mostrato di concordanza del participio vale solo con i pronomi di terza persona, lo, la, li, le. Con tutti gli altri pronomi non è obbligatorio. Non è sbagliato dire quell'uomo ci ha visti, oppure ieri ti ho vista al supermercato, se sto parlando con una donna. Si può dire, però non è obbligatorio. Siamo obbligati a fare questa concordanza del participio solo con i pronomi di terza persona, come negli esempi che abbiamo visto prima. Finora abbiamo visto solo delle frasi con pronomi di terza persona. Ora vediamo anche gli altri pronomi. Lorenzo e Sofia mi hanno invitato al loro matrimonio. Lorenzo e Sofia mi hanno invitato al loro matrimonio. Voglio dire che Lorenzo e Sofia hanno invitato me al loro matrimonio, ma è molto più naturale usare il pronome diretto mi. Vengo subito a casa tua e ti aiuto. Vengo subito a casa tua e ti aiuto. Aiuto te. In questo caso potremmo dire aiuto te, ma non sarebbe naturale. In italiano preferiamo usare questi pronomi diretti atoni. Vediamo tra pochissimo qual è la differenza tra un pronome diretto atono e un pronome diretto tonico.
tra poco lo vediamo. Paolo ci accompagna all'aeroporto. Paolo ci accompagna all'aeroporto. Significa che Paolo accompagna noi all'aeroporto. Ho provato a chiamarvi ieri sera, ma non ha risposto nessuno. Ho provato a chiamare voi. E ora vediamo una differenza molto importante tra due categorie di pronomi diretti. I pronomi diretti atoni e i pronomi diretti tonici. I pronomi diretti che abbiamo visto fino a questo momento sono pronomi diretti atoni. I pronomi diretti tonici sono i pronomi su cui cade l'enfasi della frase. Normalmente, quando vogliamo parlare in modo neutro, usiamo i pronomi diretti atoni, che sono quelli che abbiamo visto fino a questo momento. Noi preferiamo usare questo tipo di pronomi. I pronomi diretti tonici si usano quando noi vogliamo enfatizzare l'oggetto, quando vogliamo che l'accento della frase cada sull'oggetto diretto. I pronomi diretti tonici sono me, te, lui, lei, noi, voi e loro. Vediamo subito degli esempi per capire la differenza fra queste due categorie di pronomi. Quel signore mi ha visto, quel signore mi ha visto. In questa frase ho usato un pronome oggetto diretto atono, come tutti quelli che abbiamo visto nella prima parte del video. In questo tipo di frasi l'enfasi possiamo dire che è sul soggetto, l'interesse è sul soggetto, non su di me. Questa è la forma più neutra e comune di parlare. Se invece volessi spostare l'enfasi della frase sul complemento oggetto diretto, dovrei usare un pronome tonico, il pronome me. Quel signore ha visto me. Quel signore ha visto me. In questa frase l'interesse non è più sul soggetto, sul signore, ma è su di me. Possiamo usare una frase di questo tipo se vogliamo enfatizzare l'oggetto. Quindi quel signore non ha visto te, ha visto me, non un'altra persona. È un modo diverso di comunicare. Sembrano due frasi molto simili, ma la sfumatura è un po' diversa. L'enfasi si sposta su un elemento diverso della frase. E ora vediamo l'ultimo esempio di questa lezione. Il contesto è un colloquio di lavoro e abbiamo la responsabile delle risorse umane che dice al candidato: l'abbiamo scelta per la posizione vacante. L'abbiamo scelta per la posizione vacante. In questa frase stiamo usando un pronome diretto atono, come quelli che abbiamo visto nella prima parte di questo video. Quindi stiamo parlando in modo assolutamente neutro e comune. Invece, se volessimo enfatizzare il complemento oggetto, dovremmo dire abbiamo scelto lei per la posizione vacante. Quindi non abbiamo scelto altre persone, ma abbiamo scelto proprio lei. Qui stiamo usando un pronome diretto tonico. Questa è la principale differenza tra le due categorie di pronomi. Da una parte abbiamo i pronomi atoni che si usano in contesti neutri nel 90% delle nostre comunicazioni quotidiane e poi abbiamo alcuni casi in cui vogliamo dare enfasi all'oggetto e allora è meglio usare un pronome tonico. E siamo arrivati alla fine della lezione di oggi. Spero che la mia spiegazione ti abbia aiutato a comprendere meglio l'uso dei pronomi diretti e la loro importanza per esprimersi in italiano con naturalezza e correttezza. Ti invito a usare lo spazio dei commenti per fare un po' di pratica, scrivendo delle frasi
e usando alcuni dei pronomi che abbiamo visto nella lezione di oggi. Se la lezione ti è piaciuta e non vuoi perderti nessuno dei prossimi video, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato sui prossimi contenuti. Ti ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nella prossima lezione. A presto!